Tra qualche istante andrà in onda il TG News, la controinformazione dei sopravvissuti italiani e della rete L'abuso. Vi ricordiamo che il programma è sottotitolato in 5 lingue che potete selezionare dalla sezione sottotitoli. Buona visione. In a few moments the TG News will be broadcast. Counter-information from Italian survivors and the Abuse Network. We remind you that the program is subtitled in 5 languages which you can select from the subtitles section. Have a nice viewing. En unos momentos se transmitirá TG News. Contrainformación de supervivientes italianos y de la red Abuse. Te recordamos que el programa está subtitulado en 5 idiomas que podrás seleccionar en la sección de subtítulos. Buena visión. Dans quelques instants le TG News sera diffusé. Contre-information des survivants italiens et du réseau Abuse. Nous vous rappelons que le programme est sous-titré en 5 langues que vous pouvez sélectionner dans la section sous-titres. Bonne vue. In wenigen Augenblicken können Sie hier die TG News sehen. Sie finden Nachrichten von italienischen Betroffenen und dem betroffenen Netzwerk in Italien, Rete de Abuso. Das Programm wird in 5 Sprachen untertitelt, die Sie im Menü auswählen können. Viel Spaß beim Ansehen. Il fondo di risarcimento creato nel 2017 per chi ha subito abusi nella Chiesa Cattolica Svizzera sarà presto esaurito. Questo perché le richieste di indennizzo sono significativamente aumentate dallo scorso settembre, quando è stato pubblicato l'ormai noto studio dell'Università di Zurigo, che ha portato alla luce più di 1000 episodi a partire dagli anni 50. Il risarcimento accordato è modesto, un massimo di 20.000 franchi a testa. Fino a settembre erano ogni anno in media una trentina le persone che trovavano il coraggio di fare richiesta. Per la precisione 44 nel 2017, 52 nel 2018, 25 nel 2019, 21 nel 2020 e solo 9 nel 2021, 17 nel 2022 e 34 nel 2023. Ora però, come detto, la situazione è drasticamente cambiata. I 500.000 franchi l'anno di cui dispone il fondo quindi non basteranno. La commissione che lo gestisce ha già chiesto altri soldi. Quelli ancora in cassa saranno meno di 80.000 franchi. Quest'estate, una volta versato il dovuto per alcuni casi in sospeso, saranno sufficienti per 4-5 persone, ha confermato la presidente Lilian Gross. I principali contribuenti sono la Conferenza dei Vescovi Svizzeri con 300.000 franchi e la RKZ, ovvero l'Associazione delle Organizzazioni Ecclesiastiche Cantonali, che versa 150.000 franchi. Secondo Kat Chiaka, l'aumento di questa voce di spesa avrà conseguenze. La Chiesa Cattolica, per esempio, non avrà i mezzi per partecipare finanziariamente allo studio sugli abusi previsto in un prossimo futuro, anche dalla Chiesa Evangelica Riformata. La Chiesa Cattolica Italiana continua a non affrontare il proprio scandalo degli abusi sessuali. È il titolo di un dossier pubblicato a worldcrunch.com, già citato in 2 precedenti edizioni del nostro TG. Nel dossier sono citate alcune dichiarazioni di Monsignor Ghizzoni in occasione della presentazione del primo rapporto della CEI nel 2022. Questo uno dei passaggi del dossier in cui si cita Ghizzoni. Ma c'è un altro passaggio degno di nota, quando Ghizzoni spiega il senso della seconda inchiesta in corso sui presi abusatori in Vaticano. Chi commette dai 10 ai 50 casi nella sua vita è un abusatore seriale ed è un personaggio molto pericoloso. Ma chi ha commesso un solo abuso nella sua vita, un giorno in cui ha bevuto, era sotto stress o si è lasciato provocare, possiamo considerarlo uno psicopatico seriale? Anche per questi dovremmo pensare a soluzioni. Chissà cosa pensa la vittima del prete che quel giorno aveva bevuto. Le dichiarazioni del responsabile della tutela dei minori sembrano una sintesi trasparente, anche se evidentemente inconsapevole, delle motivazioni della Chiesa italiana a difendersi prima di cercare giustizia e verità. In definitiva,
La questione degli abusi sessuali è diventata una delle questioni chiave, su cui verrà misurata la capacità della Chiesa di avere importanza nel mondo di oggi. Secondo Christine Pedotti, femminista cattolica e direttrice della rivista francese Témoignage Chrétien, le cause dello scandalo vanno ricercate proprio nel rapporto della Chiesa con la sessualità e la democrazia, riporta worldcrunch.com. Il pensiero impuro, la masturbazione e lo stupro vengono tutti confusi sotto il termine generico di peccato. Non esiste un legame diretto tra l'astinenza sessuale richiesta ai chierici cattolici e gli abusi, ma esiste un legame indiretto molto potente, prosegue l'analisi di Pedotti. In primo luogo, quando qualsiasi forma di attività sessuale, inclusa la semplice masturbazione, è considerata sbagliata, disordinata e peccaminosa, non esiste più una gerarchia di trasgressione. Il pensiero impuro, la masturbazione e lo stupro vengono tutti confusi sotto il termine generico di peccato, al punto che la differenza tra peccato e crimine diventa sfumata. Questa confusione è espressa nelle stesse parole dei responsabili, che non smettono mai di parlare di peccato, penitenza e perdono, quando dovrebbero parlare di crimine, colpa, vittima, indagine, giudizio e verdetto. Il problema, dice Pedotti, è che la Chiesa giudica la sessualità in relazione al sesto comandamento, non commettere adulterio, piuttosto che in termini di consenso, sottolinea worldcrunch.com. In un rapporto non consensuale è una persona che viene violata, non un comandamento. Ecco perché le vittime vengono regolarmente ignorate. Al Santuario Nazionale di Nostra Signora di Aparecida, nello stato di Sao Paulo in Brasile, la più grande basilica mariana del mondo, è stata inaugurata l'11 maggio la facciata sud. Come la facciata nord, anche il grande ingresso meridionale è ora ricoperto dai mosaici dell'ex gesuita Marco Rupnik, il famoso teologo artista accusato di abusi da oltre 20 donne. Un lavoro imponente che ha coinvolto 41 artisti professionisti e 500 operai nel montaggio di oltre 3.000 metri quadri di mosaico sulla facciata e 650 metri quadri sulla colonnata con scene della Pasqua di Gesù. Si tratta della tappa più impegnativa della giornata biblica, il progetto artistico e pastorale della Congregazione Santissimo Redentore, che amministra il santuario e che intende trasformarlo nella più grande Bibbia a cielo aperto del mondo. Il prezzo dei mosaici è di circa 1.000 euro a metro quadrato, senza contare i materiali, la manodopera e i lavori di produzione, dai ponteggi all'uso dei macchinari necessari, ha dichiarato Erasmo Freitas de Abreu a Isabel Gnaccarini, collaboratrice della Folha do São Paulo. Freitas è il direttore dell'atelier di architettura e arte sacra Amacom, che ha partecipato alla posa dei mosaici ad Aparecida. Se si calcola che la superficie della facciata nord è di circa 2.300 metri quadri, mentre la sud supera i 3.000, a cui si aggiungono i 650 metri quadri sulla colonnata, il conto è presto fatto. I padri redentoristi potrebbero aver pagato una cifra vicina ai 6 milioni di euro per i mosaici realizzati finora, a cui vanno aggiunti tutti gli altri costi, compresi quelli dell'inaugurazione di ogni facciata. L'inaugurazione dell'11 maggio è stata appaltata in esclusiva al network interno TV Aparecida. In Brasile finora la stampa è rimasta in silenzio. Probabilmente i padri redentoristi non possono permettersi che circolino notizie sullo scandalo sessuale che ha coinvolto Rupnik, con il rischio che i devoti finanziatori aprano gli occhi e smettano di vuotare le tasche nelle casse del santuario. I mosaici di Rupnik nella basilica sono un'opera realizzata da un abusatore e pagata dai fedeli. I pannelli dei mosaici dovrebbero essere rimossi e rispediti al centro letti di Roma, ha detto Marina Massimi dell'Università di San Paolo a Crux, e ha aggiunto: quando Rupnik è stato assunto, le gerarchie ecclesiastiche erano già a conoscenza delle accuse nei suoi confronti. Anche questo è un abuso, stavolta nei confronti dei fedeli che hanno donato i soldi per il progetto. Per ragioni etiche, il denaro dovrebbe essere restituito al fondo dei pellegrini.
Ad Aparecida in Brasile e a Lourdes in Francia la Chiesa segue due filosofie opposte riguardo ai mosaici di Rupnik. Infatti a Lourdes si sta pensando di smantellare i mosaici. Insomma, la Chiesa va in ordine sparso, mostrando al mondo l'immagine della difficoltà ad affrontare in modo corale e uniforme il tema dirompente dei reati sessuali del clero. Il nostro problema non è che non esistano norme o leggi adeguate, il nostro problema è che il management non è disposto o non è in grado di implementare i propri standard e garantirne la sostenibilità. Lo ha affermato il gesuita padre Hans Zollner in una lunga intervista sugli abusi nella Chiesa rilasciata alla rivista teologica online di lingua tedesca Feinschwarz. Docente di psicologia, psicoterapeuta, direttore dell'Istituto di Antropologia dell'Università Gregoriana, è stato membro della Pontificia Commissione Tutela Minorum fino al 2023, quando si è dimesso a causa della mancanza di trasparenza e dell'inefficienza dell'organismo. Nella stragrande maggioranza dei paesi del mondo, soprattutto quelli con la popolazione più giovane, la violenza sessuale è ancora un tabù e sugli abusi, anche nei vertici della Chiesa Cattolica non esiste una linea comune. Anche se sono stati fatti passi avanti nella prevenzione, l'incontro concreto con le vittime di abusi continua a essere vissuto come inquietante e spiacevole e molti nella Chiesa lo evitano. La sensazione che la risposta della Chiesa sia inadeguata è forte anche quando la gerarchia chiede scusa. Spesso, spiega il gesuita, queste parole di rammarico non provengono da una profonda convinzione personale e non hanno conseguenze adeguate. Molte suonano vuote se le preoccupazioni delle persone colpite continuano a non trovare risposte e se coloro che non hanno tenuto fede alle proprie responsabilità morali e giuridiche si tirano indietro. Ciò accade perché, afferma, si stanno ancora affrontando casi singoli e non si traggono conseguenze sistemiche. Insomma, non è ancora chiaro a molti nella Chiesa, è sempre Zollner a parlare, che alcune correzioni marginali non sono sufficienti. Credo che l'aspettativa che le radici degli abusi e degli insabbiamenti vengano analizzate, discusse e cambiate non sia stata soddisfatta. La mentalità, gli atteggiamenti e le strutture che promuovono o cementano il desiderio di prestigio, un'eccessiva identificazione con l'istituzione e un rapporto acritico con l'autorità e il potere, unita a una sessualità immatura, sono ancora individuabili ovunque. Naturalmente ci sono anche esperienze che vanno in direzione opposta, concede Zollner, ma nel complesso resta la percezione che la Chiesa si preoccupi principalmente di se stessa. Eppure ne va della fede, sottolinea. Puoi credere solo se ti fidi. La fiducia nasce dal vedere qualcuno fare ciò che dice. Laddove accade il contrario, non solo una volta, ma costantemente e ovunque, dove la Chiesa ignora le persone colpite e protegge i colpevoli, viene distrutto il fondamento della credibilità. Se poi i vescovi trattano le vittime come fastidiose piantagrane, non prestano loro alcuna attenzione pastorale o umana e non seguono nemmeno le norme della Chiesa sugli abusi, queste persone diventano vittime per la seconda volta. A preoccuparlo soprattutto, conclude, è la mancanza di coraggio e di forza nella leadership ecclesiastica quando si tratta di affrontare gli abusi, ammettere le colpe e trarre le conseguenze, sia a livello personale che strutturale. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 12, avete l'Abuso News. Vi auguriamo un buon weekend.